Nell'ambito dell'attività di alternanza scuola-lavoro, la nostra classe si è impegnata nello sviluppo di un project work riguardante la riqualificazione dell'area ex Ferrovia Elettrica Abruzzese, anche chiamata ex FEA. L'ex FEA era operante dal 1929 al 1963 e ha contribuito a disegnare il paesaggio abruzzese da Pescara a Penne. La linea è stata inaugurata il 22 settembre 1929 ed è stata attiva fino al 19 giugno 1963. Originariamente aveva lo scopo di permettere scambi e trasbordi a pochi metri dalle darsene del porto canale di Pescara. La ferrovia Pescara-Penne, 34,5 km, copriva il percorso da Pescara Centrale a Penne, passando verso Santa Filomena, Villa Verrocchio, Montesilvano Spiaggia, Montesilvano Colle, Villa Carmine, Cappelle sul Tavo, Moscufo, Colle Corvino, Pianella, Loreto Aprutino, Collattuccio Picciano. Alla fine del 1929 l'esercizio fu prolungato fino al ponte Risorgimento sul Pescara e successivamente, nell'estate del 1934, fino alla Pineta. Subito dopo fu realizzato un nuovo parziale instradamento del tratto Pescara Centrale Santa Filomena, Montesilvano Spiaggia, andando ben oltre l'attuale Piazza Duca, per proseguire verso l'entroterra provinciale fino a Penne. Nel 1963 la ferrovia è stata abbandonata per scarto ridotto. Oggi al suo posto è presente un'area vuota di 4.380 m2 che si affaccia sul mare, utilizzata come area di parcheggio scoperto a pagamento, che conta in totale 73 posti auto. Sul lungomare Matteotti si prospetta l'edificio che ospitava gli uffici. Alle spalle un piccolo fabbricato che era la vera e propria testa di partenza della linea del deposito ferroviario. L'area è chiusa da due grandi fabbriche, un tempo officine e depositi fisici delle motrici. La più grande delle due stanze confina con via Manzoni, l'altra con via Ugo Foscolo. La copertura è rimasta come una scheletrica struttura metallica, ormai arrugginita, ma è ancora leggibile la sua geometria a due falde. La vicinanza dell'area del lungomare designa un'importante risorsa per lo sviluppo delle aree e servizio dei cittadini, della vita sociale e relazionale della città. La quasi adiacenza al parco Villa De Risis rappresenta un'ulteriore risorsa, uno spazio verde importante al quale l'area si connette facilmente attraverso le trame urbane. Queste si diramano ancora attraversando il quartiere storico di Borgomarino fino al Museo del Mare e all'area dei mercati ittici. La vicinanza di tanti punti di interesse urbani ci ha spinto a fare la scelta di riqualificare l'area, mantenendo il carattere storico. La nostra idea di riqualificazione prevede l'abbattimento del muro, che attualmente racchiude l'area, per favorire le connessioni urbane e i collegamenti pedonali delle città. Il progetto prevede la conversione dell'area in un'area pubblica per un'estensione totale pari a 5.446 m2. Tutta l'area sarà attraversata da percorsi pedonali e pavimentazioni a raso estesi su un'area di 1.460 m2. Nel piano terra dell'edificio in cui erano situati gli ex uffici verranno progettati una palestra, magazzini per attività sportiva e una biblioteca, mentre il primo piano sarà composto da una sala video espositiva, un'area ricreativa, un internet point e un bar con affaccio sul terrazzo vista mare. Nell'edificio adiacente all'edificio principale saranno situati spogliatoi e docce a servizio del percorso vita. L'area delle vecchie fabbriche sarà adibita a spazi per mostre ed esposizioni così suddivisa. Un museo di vecchie carrozze nell'edificio adiacente via Alessandro Manzoni e un'area destinata all'esposizione di mostre temporanee nell'edificio su via Ugo Foscolo.